Bentornati! Dopo il trucco nell'antica Roma, vi lascio il link se ve lo siete perso, oggi voglio parlarvi della cosmesi femminile nell'antico Egitto e più precisamente nel periodo definito Nuovo Regno. Ricordiamoci però che la cosmesi nasce per scopi religiosi e rituali e soltanto col passare del tempo si svincola da questa sfera diventando un elemento chiave nella vita quotidiana. I testi, i papiri e le raffigurazioni nelle tombe e nei templi ci danno notevoli informazioni riguardo a questo argomento, a cui bisogna aggiungere i ritrovamenti archeologici e gli studi effettuati sui resti di cosmetici, unguenti e trucchi. Si tratta comunque di una conoscenza parziale che riguarda principalmente la classe agiata nell'antico Egitto. Partiamo dalle raffigurazioni. Vediamo delle donne con la pelle più chiara rispetto a quella maschile, la vita stretta, il seno non molto grande e una folta capigliatura nera. Si tratta dell'ideale di bellezza per gli antichi egizi. Gli abiti sono semplici per la classe agiata in lino bianco, molto sottile e talvolta quasi trasparente. La cura del corpo è considerata fondamentale, gli egizi ne vanno particolarmente orgogliosi, è un motivo di vanto e soffrono la mancanza di, diremmo noi, uguali standard igienici presso altri popoli a loro contemporanei. La routine mattutina di una donna egizia prevede il lavarsi, curarsi la pelle con degli unguenti o delle creme, dopodiché truccarsi e infine preoccuparsi dell'acconciatura, il tutto aiutata il più delle volte da serve. Donne e uomini di tutte le classi sociali si radono il corpo con regolarità e questo per motivi igienici oltre che estetici. Si procede con rasoio oppure con vere e proprie creme depilatorie a base di oli, miele e resine. Visto il clima caldo e arido dell'Egitto, l'utilizzo di unguenti, oli e grassi è importantissimo tanto per la pelle quanto per i capelli e queste sostanze sono considerate a tutti gli effetti dei beni di prima necessità e vengono addirittura inclusi nella paga dei lavoratori. Per la pelle possiamo trovare diversi oli vegetali di varia natura, da quelli più pregiati come l'olio di mandorla, di lino o di sesamo, passando per quello d'oliva, sino ad arrivare all'olio di ricino, il più economico. Per rendere la pelle più morbida si può ricorrere anche al grasso animale. Gli egizi iniziano a coltivare le piante del mandorlo e dell'olivo molto probabilmente proprio nel Nuovo Regno e nelle epoche precedenti invece queste sostanze venivano semplicemente importate. Dopo la pulizia è il turno del trucco. Le matite o l'ocra rossa sono mescolate a grasso per produrre una sorta di bastoncino da impiegare come rossetto. L'ocra rossa è impiegata anche per la produzione di belletti o per dipingere determinate parti del corpo come i palmi delle mani e dei piedi. La stessa funzione è svolta dall'Enné che funge però anche da smalto. Una grande attenzione poi è riservata agli occhi. Uomini e donne utilizzano un trucco molto vistoso che si ritiene abbia anche lo scopo di proteggere gli occhi da irritazioni e dai raggi del sole. Per disegnare il contorno dell'occhio con quella forma molto particolare e allungata che vediamo nelle raffigurazioni, si ricorre al kohl, una polvere di colore verde se ottenuta dalla malachite o grigio scura se ricavata dalla galena. In entrambi i casi questa polvere viene poi mescolata con acqua e gomma e applicata mediante l'utilizzo di un bastoncino molto sottile in metallo, legno o altri materiali a seconda della condizione sociale. I profumi poi non possono mancare e quelli egizi sono particolarmente noti nel mondo antico. È più corretto però definirli unguenti dal momento che sono a base di oli vegetali. La produzione infatti prevede l'utilizzo di essenze che vengono lasciate a macerare all'interno dell'olio affinché questo prenda le fragranze desiderate. La stessa cosa si può fare anche con il grasso, solo che in questo caso otteniamo delle creme profumate. La mirra, l'incenso, la rosa, la ginestra sono soltanto alcune delle essenze più pregiate utilizzate proprio per la produzione dei profumi. Il Kufi, molto conosciuto nel mondo antico con questo nome che è di derivazione greca però, è un insieme di diversi ingredienti, a seconda delle ricette addirittura più di 20, che veniva gettato nel fuoco per purificare e profumare gli ambienti religiosi e domestici, nonché ovviamente anche i vestiti. Non dimentichiamoci poi che gli egizi masticano delle resine vegetali per rinfrescare l'alito, sono un po' l'equivalente delle nostre gomme da masticare, e esistono anche delle palline di incenso e avena che vengono invece utilizzate come deodoranti. Anche la cura dei capelli riveste un ruolo importantissimo e sono giunte fino a noi molteplici ricette per far crescere o rafforzare i capelli. Sono degli unguenti composti da diverse sostanze vegetali e da grasso da applicare direttamente sulla testa. Non possono mancare poi, ovviamente, delle pozioni magiche
come quella che richiede di mescolare insieme il grasso di ippopotamo, coccodrillo, serpente, stambecco e leone. E i capelli sono talmente importanti che possono talvolta suscitare l'invidia delle altre persone, ed è questo il motivo per cui sono giunte a noi delle ricette di pozioni, di nuovo magiche, per farli cadere. Il problema sta nel fatto che questi unguenti vanno applicati direttamente sulla testa della rivale e la cosa può risultare abbastanza complicata. Il nero è un colore molto apprezzato per i capelli e può essere tinto con l'Enné per donare dei riflessi delle sfumature rossastre o ramate. Le acconciature sono molteplici, possono includere ciocche posticce come delle extension che vengono attaccate con della cera d'api oppure direttamente delle intere parrucche di capelli umane di fogge differenti. Vediamo infatti i capelli che cadono sulle spalle e sulla schiena avvolgendo completamente la persona, oppure possono essere tripartite, cioè 2 parti cadono sul petto e una sulla schiena lasciando quindi le spalle scoperte esattamente come vediamo in questa immagine. Per terminare, l'acconciatura può essere ornata con un diadema o con una fascia e l'intera figura femminile impreziosita con gioielli, per lo più in oro, ma li troviamo anche in altri materiali pregiati come il vetro, l'avorio o la faience, una sorta di maiolica dell'antico Egitto. A questo punto il nostro viaggio nella cosmesi femminile è terminato. La nostra donna egizia può finalmente uscire di casa, io invece vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video. Grazie!